Prima di partire con l'intro, che verrà fatta dal mitico Matteo Pittaccio, fresco di Formula 2 e IndyCar, proprio da Indianapolis, ci tengo a dire che le riprese saranno diverse. Questo perché i ragazzi che erano arrivati là il giorno prima sono andati al circuito e c'è stata la mara scoperta, ossia che il circuito è attaccato a un aeroporto militare e quindi, essendo classificato come zona rossa, non era fisicamente possibile far volare qualsiasi genere di cosa, compreso un drone. E dunque le riprese sono state un po' arrangiate, un po' tra quelle fatte dalle tribune, un po' prese da un canale di cui lascio i crediti qua vicino, fatte dall'Alto di Bolzano. Questo canale onestamente è molto piccolo, ho provato a cercare un qualsiasi contatto ma venivo reindirizzato ad un albergo, quindi non so se effettivamente quel canale che ha pubblicato il video sia l'effettivo proprietario. Io ad ogni modo lascio i crediti sperando che la cosa non crei alcun fastidio. Detto questo, Matte, annunciaci come sono andate le qualifiche e cosa ci aspetterà in gara. Dai del Gas Car Series 2025 arriva a Bolzano, secondo appuntamento stagionale. Siamo a Bolzano per il Gran Premio del Tirolo, appuntamento in cui tutti cercheranno di ricucire lo strappo nei confronti di Aurucci, dominatore del primo round e quindi il leader della classifica piloti. Un tracciato, il Frasnelli Kart, molto tecnico, complesso, con un serpentone in particolare che parte dalla curva 6 e culmina con la 10, veramente difficilissimo. 1,30 km di pista, 17 curve, con peraltro la variabile meteo che potrebbe diventare quanto mai protagonista. Infatti è prevista pioggia. E dunque andiamo a ricapitolare un po', a fare una panoramica delle varie novità. Sassone assente per lavoro, Intant Racing con solo Fantini che è recuperato dall'infortunio come portacolore. L'infortunio di Colombarini invece è più serio del previsto e anche qui Canella sarà da solo. Ametovic è ritirato dal campionato, Alessandro Carzeri lo sostituirà come wildcard. In più Beneventi, assente anche lui per motivi lavorativi, verrà sostituito dal classe 99 Ivan Baratella, che tra l'altro era l'ingegnere di Domi a Pomposa. La classifica piloti nella top 5 vede Aurucci a 53 punti, più 13 su Occhi, più 21 su Savadori, poi Domi e Tondelli, i primi 5 racchiusi in 34 lunghezze. E direi che è arrivato anche il momento di andare a illustrare un po' la griglia di partenza, perché si sono già svolte le qualifiche e dunque abbiamo il primo referto, la prima griglia di partenza della Manche, che tra poco andremo a commentare. In ultima fila Baratella, con al suo fianco Samuele Canella in 18esima e 17esima posizione, Luca Milan in 16esima piazza, poi al suo fianco Alessandro Bignozzi. Si va più avanti in 13esima e 14esima casella Davide Dalla Libera e Cristian Giardina, che sono preceduti in 12esima e 11esima posizione da Gianluca Zanichelli e Lorenzo Melis. Si entra in top 10, quinta fila, con Francesco Vallieri, 10ª posizione per lui, sarà una gara di rimonta, immaginiamo. Ftuni invece in 9ª posizione, con invece Carzeri che è al debutto e ha strappato un'ottima 8ª posizione in qualifica. Arturo Fantini in 7ª casella e poi i due compagni di squadra Domi e Campana saranno ancora fuochi d'artificio tra di loro. Savadori in 4ª posizione in compagnia in seconda fila di Lorenzo Occhi e poi lì davanti a tutti Tondelli insieme a Aurucci. Pole position per Pietro Tondelli 1.00.049, è lui il poleman a Bolzano per il Gran Premio del Tirolo. E adesso è arrivato il momento di andare in pista. Prima di partire ci tengo a fare una piccola premessa, anzi due. La prima è un piccolo siparietto durante il briefing dove il meccanico del circuito, che poi non so che ruolo effettivamente abbia, magari un ingegnere davvero, ci spiegava un po' le classiche cose che vengono dette quando vai ai cartodromi. Un piccolo siparietto tra me e Arturo, con una parola che devo censurare perché mi sa che YouTube me lo manderebbe in penalità se lo lascio. Infatti io non capisco che io con testa di cazzo che organizzo il campionato che sei con questi due fertilità. L'altro siparietto riguarda la qualifica, perché voi avete visto che ero quinto, ma se avete visto il video di prima c'è stato un momento in cui ero in testa. A un certo punto della qualifica ero primo, poi dopo ero lì che dicevo tipo poi vedevo cartuno P2, cartuno P3, cartuno P4, cartuno, e io dicevo ok, ero tipo meme di Ciccio Gamer. Ah ok, no perché regà mi aveva preso un attimo una botta di spavento, ho detto come cazzo è possibile?
Insomma, da lì non resta molto altro da fare se non lasciarvi alla gara. Vi avevo preannunciato un format leggermente diverso, ma lo scoprirete voi, quello che è la differenza. A voi con il video della gara. Sono 14 i giri previsti per questa prima manche del Gran Premio del Tirolo a Bolzano. Tondelli dalla pole position, abbiamo notato in grafica e visto in grafica la griglia di partenza. Tondelli, Aurucci, Occhi, Savadori, Campana, che è reduce anche da un periodo molto difficile, giorni da incubo, poiché il venerdì pre-gara lo ha passato con una febbre molto alta, 39 di febbre, e quindi è in pista da convalescente. Vedremo se riuscirà comunque a confermare almeno una top 5, che sarebbe positiva in ottica campionato. Tra i piloti non al top fisicamente anche Rami Ftuni, che corre con AR Corse, lì davanti nelle costruttori. Ftuni che invece nei piloti è al sesto posto con 19 punti e corre con un'infiammazione alla spalla rimediata in settimana. Sì, sono indietro forte. Commenta, immagino, la posizione dalla libera che scatterà dalla 14ª casella dietro a Giardina, e vedremo il team GOC, Gods of Cars, cosa riuscirà a fare. GT Premium, God of Cars GT Premium, che è sesto nelle costruttori. Giardina parte dalla sua 13ª posizione con 5 punti conquistati, dalla libera invece ottavo con 18 punti ottenuti nella prima gara, nel primo round a Pomposa. Detto ciò, credo che la griglia di partenza sia ormai completa. Come detto, sono 14 le tornate, quindi 1 chilometro di pista, 17 curve molto difficili. Via, parte ufficialmente gara 1 del Gran Premio del Tirolo a Bolzano. Partono molto bene i primi tre, parte male invece Savadori, che viene beffato da Campana, che sale in quarta posizione, o comunque sembra artigliare il quarto posto. Vediamo invece Aurucci all'interno, scavalca il poleman, ma in realtà Tondelli riesce con molta scorrevolezza a tenere la posizione all'esterno. Attenzione però, perché Aurucci ha la traiettoria ideale a favore, grande scontro tra i due, molto corretti a lasciarsi il giusto spazio. Vediamo invece dalle riprese televisive della regia internazionale come va avanti il serpentone, come procede qui invece Carzeri, lotta con Melis, dalla libera subito dietro, primo giro infuocato. Carzeri non è partito benissimo, 13esimo, è stato scavalcato proprio da Melis e adesso è nella pancia del gruppo. Fantini invece è sceso dalla 7ª alla 10ª posizione, davanti Giardina, dietro Ftuni, quindi è nel mezzo. Fantini prova comunque a recuperare, mentre qui siamo con Campana. Aurucci attacca Tondelli in curva 12, è una lotta infinita. Vediamo se Campana riesce a scavalcare Occhi, una piccola toccatina, una toccata che arriva proprio sul paraurti posteriore del kart, ma Campana non riesce a guadagnare la posizione con Carzeri, che invece combatte duramente ed è risalito dal 13esimo al 12esimo posto a quanto pare. Dunque Aurucci, Tondelli, Occhi, poi Campana, Savadori in quinta posizione, quindi c'è stato un avvicendamento nelle prime fasi. Carzeri davanti a Giardina, eccolo qui, attenzione perché sono vicinissimi. Dietro invece un Melis che prova ad approfittare della battaglia tra i due per avere la meglio, ma le posizioni non cambiano. Invece poi arriva il colpo di scena, il testacoda di Domi, inatteso. Invece qui Giardina, anche lui si è girato, anche Giardina si è girato. Siamo on board con Carzeri, dalla libera passa Carzeri, prova ad approfittarne anche Bignozzi. In questo momento sembra che Carzeri stia un po' soffrendo. Prima parte della corsa, primo giro veramente molto critico tra le varie battaglie. Nel frattempo Milan è riuscito a scavalcare Baratella in curva 3, è riuscito nel sorpasso, e siamo solamente alla seconda tornata delle 14 in programma. I due Devil Racing inseguono Giardina, che è 16esimo, e anche Canella. Lì davanti invece Tondelli è attaccato ad Aurucci, che è riuscito ad acquisire il comando della corsa. Un bel sorpasso quello di Aurucci, lo abbiamo visto, visuale retro che ci fa capire la traiettoria un po' più larga rispetto a quella di Tondelli, che comunque pare di voler contrattaccare. Milan che occupa la 17esima posizione, vede l'attacco di Giardina, che riesce quantomeno ad approfittare passando Canella, lo passa anche Luca Milan, e Canella quindi scende al 17esimo posto. Giro veloce della gara per Tondelli, Pietro Tondelli, che vediamo se risponde. Sì, il rovescio di Tondelli, e dopo aver stampato il giro record è lui a riprendere tra le mani il comando della corsa. Telecamera on board che ci porta a inseguire lo stesso Tondelli proprio dalla camera di Aurucci. Fantini invece in ottava posizione con Melis e Domi, 10° e 11° posto. Occhio a Carzeri, attenzione, è fermo contro il muro Carzeri. Gara difficilissima, complicatissima, che prende una piega ancora più sbagliata. Prova addirittura con i piedi a ritornare in traiettoria, ad avere un po' di margine e ripresentarsi in pista, ma ritornare in pista, ma non ce la fa. Intanto Aurucci, nuovo leader della gara, secondo scambio nell'arco di un singolo giro tra Aurucci e Tondelli, cerca di approfittarne Occhi, però in questo momento
non riesce ad avere quel margine per poter anche solo pianificare e pensare a un attacco. Ottima situazione per il campionato costruttori, per il Nitro Racing Team con Occhi e Tondelli, che hanno ottenuto buoni punti nella prima tappa, seconda posizione in classifica nel costruttori dietro ad AR Corse, quindi sembrano consolidare un po' il ruolo tra le prime forze di questo campionato. Campana nel frattempo ha girato in 1.00.796, il che vuol dire che sembra almeno mantenere un alto livello di competitività nonostante le condizioni fisiche particolarmente critiche. Vediamo invece l'errore di Zanichelli in uscita curva con Fantini, che con un cenno va a completare il sorpasso su Zanichelli per la settima posizione. Vediamo invece un replay, cos'è successo, il replay della partenza di Vallieri, che sta facendo un po' di fatica a trovare velocità con il suo kart, però la partenza è stata buona, ha passato anche Carzeri, sfrutta la lotta tra Fantini e Domi per superarli entrambi. Quindi lo scatto, lo spunto del pilota del portacolori Firo Racing è stato veramente buono. Un po' di sottosterzo nella seconda curva, però Vallieri è riuscito a mettersi lì. Poi Domi passa Vallieri all'interno, passa Domi all'interno di curva 3, un sorpasso per Domi che quindi quantomeno riesce a rispondere, ma sappiamo con quel testacoda ha perso tutto quanto quello che ha costruito. Fantini invece sembra più brillante di Domi allo scatto, Vallieri all'interno gli rovina però i piani, copre l'interno Fantini per non farsi passare, Domi riesce a passare dall'esterno, un sorpasso veramente molto molto delicato, chirurgico però, e anche Zanichelli è più rapido, un sorpasso eccezionale di Christian Giardina all'esterno. Qui invece la partenza di Carzeri, che addirittura in ultima posizione, 18esimo, un inizio di gara da incubo, da dimenticare per Carzeri. Vallieri è riuscito con uno spunto davvero degno di nota a passare, Melis e Zanichelli hanno poi superato Alessandro Carzeri, che con la sua 997 del Red Team, la numero 98, è stato un po' piegato da tutti gli altri. Dopo delle ottime qualifiche forse ha sofferto un po' l'inesperienza nel traffico in questo campionato, trazione però peraltro non delle migliori. Qui invece Baratella, che addirittura è rimasto senza casco e fermo, incredibile, incredibile. Ha acceso poi la GoPro, immaginiamo in ritardo, ma che situazione stranissima, stranissima. E Baratella ci ha rimesso perché aveva proprio Luca Milan davanti senza casco. Lotta intanto tra Carzeri e Giardina, cercando di capire come è accaduto il primo testacoda di Domi. E qui veramente grande rischio, vicinissimo Carzeri e Giardina, però il contatto è evitato per pochi millimetri. Prosegue la sequenza di replay, il sorpasso di Luca Milan sul compagno Ivan Baratella in curva 3, sorpasso quindi tra i due compagni di Devil Racing, il numero 14 e il 99, e poi invece rivediamo il sorpasso di Tondelli su Aurucci, e questo vale la leadership virtuale della gara, l'abbiamo visto dall'alto. Qui invece il secondo testacoda di Domi, che poi ha coinvolto di conseguenza anche Carzeri, veramente tanto sfortunato, non c'era molto spazio, poi Carzeri ha perso tanto tempo. No, porca madonna, quella puttana! Fatti fuori, lo sa, adesso ti prende! Il mio corpo ti ho sbagliato la curva, la scommetto! Un po' arrabbiato, leggermente arrabbiato dalla libera, però va bene, dai, la gara è ancora lunga. Ancora un bordo con Canella che gira sull'1.5.928, leggermente più lento di Milan, e vedremo cosa riuscirà a fare per staccarsi da quella 15ª posizione. Invece qui Melis 1.00.996, Melis punta Aftuni, prende la scia, si arriva in rettilineo, vediamo se ce la fa, all'esterno viene chiuso sull'erba e si lamenta, giustamente si lamenta. Ok Pata, siamo a inizio gara, mi raccomando, forza, spingi, dai è tutta e andiamo. Beh, ci sto provando, ma qualifica gara 1 di fila è dilaniante. Ci sto provando, ma è difficile. E sta facendo tanta fatica Campana con una condizione debilitante, febbricitante. Non è sicuramente il miglior modo per affrontare il secondo weekend di gara. Aurucci sta tenendo dietro Tondelli, non così male nemmeno Occhi, anzi il passo è molto buono, il che vuol dire che per i due piloti del team Nitro alle porte un buon risultato. On board Fantini, vediamo la sua traiettoria e la sua battaglia con Vallieri. Dietro c'è Zanichelli, è un terzetto di base. Fantini passa Vallieri prima del traguardo. Nel frattempo Tondelli registra il record in 59,144. Crolla invece a picco il passo di Campana, che perde ben 8 decimi su Savadori. Vallieri tenta la risposta, prima passato, ora invece si ripresenta all'interno. L'effetto scia è particolarmente
importante e Vallieri si riporta davanti a Fantini. Ultimo giro però non eccezionale per Vallieri, anche complice il sorpasso. Fantini va sul freno pesantemente all'interno, pizzica il cordolo, cerca di approfittarne subito dietro Zanichelli, però le posizioni non cambiano. Intanto attenzione, 4 secondi di penalità per Domi per rientro pericoloso, e poi tutto verrà pubblicato dalla direzione gara sulla pagina Instagram della Daie del Gas Car Series, quindi vi invitiamo a rimanere aggiornati sotto questo punto di vista. Sempre molto importante il lavoro della direzione gara. Siamo passati anche attraverso la prospettiva di Occhi, che sta osservando il duello tra Urucci e Tondelli per la prima posizione. Intanto qui Fantini al limite, frena tardissimo, molto interno e passa così Zanichelli. Vedi ai strati di realizzazioni a filo, vaffanculo, guarda i strozzi come vanno a reagire, puttanato, vaffanculo, fior di merda! Questa è in sostanza la versione non censurata di GP2 Engine di Fernando Alonso a Suzuka 2015, e che sorpasso qua vediamo Canella che fatica e infatti viene superato e scende in 16ª posizione. Lotta tra Milan e Domi per il 14º posto, una seconda gara davvero iniziata malissimo per Jürgen Domi. Eccolo qui Luca Milan, on board con lui, Domi davanti che prova a recuperare posizioni, a rimontare. Sembra però abbastanza difficile, invece ritorniamo su Campana per rimanere nel team coin flip. Quarto posto, si è staccato dai primi 3 a, oddio, non troppi secondi di vantaggio su Savadori, che per ora perderebbe anche un po' di terreno in classifica piloti, però Savadori è alquanto vicino a Campana, che infatti si guarda alle spalle, consapevole che sta arrivando Savadori e che il suo fisico potrebbe da un momento all'altro mollarlo, e passa così Savadori. Passa così Savadori per la quarta posizione. Sorpasso completato agilmente da parte di Savadori, che riesce così a ottenere la posizione. Aurucci nel frattempo gira velocissimo, 59,1, attacco non riuscito. Qui siamo con Vallieri, Zanichelli e Fantini. Intanto attenzione, perché sembra che ci sia qualche perdita di posizione mentre Campana lotta con Savadori. Dicevo, tra Bignozzi, Dalla Libera e Giardina c'è stato un cambiamento in classifica, con Campana che si riporta davanti a Savadori. Stoico prova a resistere, vediamo se Savadori prende l'interno. Sì, lo prende, però Campana con la scorrevolezza alla meglio ancora una volta, e sembra che le posizioni non cambino. Vediamo se riesce a chiudere la traiettoria. Intanto 3 secondi di penalità per Ftuni per difesa troppo eccessiva. Ci rispostiamo su Fantini, che ormai è inglobato in questa battaglia 3 con Vallieri e Zanichelli, che sta proseguendo e sta infiammando il pubblico da molti giri. E siamo entrati nella seconda metà della corsa. Qui Campana ancora una volta alle prese con Savadori. Sorpasso all'interno, Savadori guarda dietro, però sembra che esattamente come un giro fa si sia imposto nei confronti di Campana, del campione in carica, che adesso potrà utilizzare la scia, però l'accelerazione non è ideale nella penultima curva, dove c'è anche un pizzico di dislivello che scompone il retrotreno dei kart. Fantini con Zanichelli che attacca per provare a passare Vallieri, ma perde tanta accelerazione, perde tanta velocità in accelerazione Zanichelli, allora Fantini cerca di passarlo. Porca puttana! Guarda qua, sia! Non va un cazzo! Non va un cazzo! Puttanana! Ripetiamo, non è molto contento della potenza del suo motore, e penso che si veda, penso che si senta, anzi. Fantini infatti rimane dietro a Zanichelli. Vallieri ha approfittato di questa battaglia per rassicurarsi un po' e tirare un sospiro di sollievo. Intanto dall'onboard di Aurucci vediamo il doppiaggio su Baratella, che è in 18ª posizione, un po' al limite, non ha aiutato moltissimo Aurucci, anzi tutt'altro. Mentre qui replay del tentato attacco di Domi su Giardina, però è finito male, e credo che dall'onboard di Melis forse è quel che è successo. Si è visto in classifica nella torre delle posizioni a sinistra che qualcosa è successo, e proprio tra di loro non è finita benissimo in quel frangente, in quel momento. Nel frattempo Fantini ci riprova nei confronti di Zanichelli, proprio per non far scappare via Vallieri quando mancano 6 giri, compreso il 9 al termine della gara. Non ce la fa Fantini in rettilineo, sembra uscire più veloce, ha una grande trazione, ma poi Zanichelli scappa via in accelerazione in velocità massima, anzi Fantini non riesce, nonostante la scia, ad accodarsi. Intanto Dalla Libera 11º, che è staccato di 1 secondo e 7 da Bignozzi, ultimo della top 10. Occhio a Giardina,
si affianca dalla libera, scambio di posizioni tra i due compagni, ancora incroci, duello nocivo a livello di squadra nei confronti anche di chi sta scappando via. Bignozzi lì davanti, infatti ha guadagnato già qualche decimo approfittando della battaglia. Ok Yuri, la direzione gara ci ha dato 4 secondi di penalità per rientro pericoloso. Testa bassa e cerchiamo di limitare i danni. Dio porco, vabbè no, è una passa, è impossibile. 4 secondi di penalità, lo abbiamo visto prima in grafica, e questa è la reazione di Jürgen Domi, che non solo dovrà rimontare ma dovrà sperare di guadagnare le posizioni e poi rifilare 4 secondi agli avversari. Fantini si appoggia al posteriore di Zanichelli, che con questi block pass evita gli incroci di traiettoria. Invece qui Carzeri, che con il passo sull'1-2 non è male come ritmo gara, sta mettendo in scena la sua rimonta, anche se veramente ha tardato. Passo di Carzeri è all'altezza di quello di Fantini e Vallieri, però l'inizio della gara è stato veramente nocivo per lui. Baratella, nonostante la 18ª posizione, sta girando invece come Giardina dalla libera e Bignozzi, quindi vicino alla top 10 come ritmo, però è molto lontano Canella. Dalla libera adesso è davanti a Giardina, il suo compagno di squadra, e vede Bignozzi finire in testa coda. Giocare, si è girato il bastardo! Porco Dio, era ora! Dite che sia contento? E dalla libera entra in top 10. Ritorniamo su Fantini, probabilmente la battaglia più accesa della gara, almeno per ora, più che altro perché guardando i distacchi Aurucci e Tondelli si sono ormai separati, 1,5 secondi, quindi per ora è in stand by il duello per il successo. Concentriamoci su Zanichelli e Fantini, perché Fantini in curva è veloce, si lamenta con il box, vuole più cavalli, non gli bastano questi. Attenzione intanto a qualche goccia di pioggia che inizia a farsi vedere, come detto meteo non proprio eccezionale, con tanta umidità in pista, mentre qui Campana. Ok Pata, hai 8 secondi su Vallieri, quindi non sforzare troppo, però rimani concentrato, mi raccomando. Mi dici da dove perdo da quelli davanti? E quello che perdi lo perdi maggiormente nella salita di curva 1 e nel settore centrale. Forza, spingi! Ok, copy. È un Campana che sta comunque limitando i danni, perde tanto evidentemente nel settore centrale, però è nel deserto del 5° posto, lontano da Savadori, poi Vallieri è a 8 secondi, quindi tutto sommato una posizione comoda per Campana considerando le condizioni fisiche in cui sta correndo. Vediamo se Fantini questa volta, guardate quanto è più lesto nel cambio di direzione rispetto a Zanichelli, che però è bravo nelle ultime curve a coprirsi Ascolta, bene. Mans, fuck my little pussy, ascolta, ma che cazzo c'ho davanti che non riesco a vedere ancora nessuno, sarà mezz'ora che sono qua da solo, devi qualcosa da lì su che c'è il binocolo. Ma che stai a dire, fratelli? Mi dispiace, bro, ma mansa da fare. Mi dici che cazzo stai facendo? Ma ti ribecchi? Vedo che i piloti abbiano molto da ridire nei confronti degli ingegneri di pista e dei loro strateghi, però vabbè dai, ci sta, almeno rendono accesa e viva la corsa ancor più di quello che già è. Melis all'interno, passa dalla libera, che battaglia e che controsverso. Attenzione però perché si aggiunge alla festa Domi e si gira dalla libera. Ha esagerato col freno, attenzione però perché passa Aurucci. Occhio perché passa Matteo Aurucci che perde tantissimo tempo, costa carissima questa manovra di dalla libera. Un Aurucci che ha perso 8 decimi nei confronti di Tondelli, che vede le sue quotazioni, le sue possibilità aumentare tutto un tratto di colpo per puntare al successo. Invece Carzeri si infila all'interno, passa Luca Milan per il 15° posto, passa così Alessandro Carzeri, ma attenzione perché siamo a 2 giri, poco meno dalla fine della gara. Vediamo cos'è successo. Dalla libera, on board con lui, passa Domi all'interno, esagera con il freno, perde il posteriore, transita Aurucci proprio all'altezza di curva 3. Aurucci se lo trova in mezzo alla traiettoria ideale e non può far nulla, si lamenta. Non sapevo che mi giravo, giocando avevo detto. Figa Dallas, che rientro del cazzo che hai fatto. Ma sono diventato invecchiato? Sì, gli ultimi 2 che ti hanno passato erano Aurucci e Tondelli. Si lamenta anche, l'abbiamo visto visibilmente Aurucci, uno sguardo lanciato verso dalla libera, e qui invece Vallieri che con un cenno, con un gesto sarcastico saluta Ivan Baratella, finito in testa coda in curva 1. Attenzione però perché siamo ormai agli ultimi giri, siamo agli ultimi chilometri di gara. Melis domina le Calcagna che però deve passare e poi rifilargli anche 4 secondi. Sarà un'impresa abbastanza ardua e difficile, vedremo se ce la farà nell'ultimo giro a disposizione. Intanto tra Aurucci e dalla libera, episodio sotto investigazione per rientro in pista pericoloso. D'altronde l'abbiamo visto in diretta e l'abbiamo visto anche nel replay. Tra Aurucci e Tondelli ci sono meno di 5 decimi di secondo. Melis ci riprova nei confronti di Domi, ma ormai Domi sembra avere il 10° posto tra le mani.
poi bisognerà considerare la penalità. È vicinissimo Tondelli da Aurucci, che però davanti, attenzione a Giardina che dà molto fastidio, non si sposta, sta ignorando le bandiere blu, Giardina, un po' come è successo l'anno scorso a Misano. Attenzione perché Aurucci cerca di evitare rischi, però deve stare attento perché dietro c'è Tondelli, è nella peggiore situazione possibile Matteo Aurucci. Tondelli guarda i due lottare, si gira, è finita in testa a coda Aurucci. Un disastro vero e proprio. Tondelli raccoglie la prima posizione e quindi va a vincere la prima gara del GP a Bolzano. Incredibile quel che è successo. Tondelli vince gara 1 del GP del Tirolo. Un Aurucci arrabbiatissimo, immaginiamo una condotta sconsiderata da parte di Giardina, che poi vediamo intanto qui arriva anche la penalità per dare libera per unsafe rejoin, 7 secondi di penalità. Qui notiamo il replay, un comportamento clamoroso di Christian Giardina che ha chiuso all'interno, ha ignorato bellamente le bandiere blu e passa Tondelli, che comunque ottiene una vittoria meritata per il passo, e giustamente la direzione gara va a porre sotto la lente di ingrandimento quel che è successo. Un Aurucci infuriato per quel che è successo. Qui invece vediamo il replay dell'accesa lotta tra Valieri, Zanichelli e Fantini. Oh, il contatto anche qui è divampata la battaglia 3 e alla fine vediamo chi ha avuto la meglio. Fantini settimo, Zanichelli ottavo. Tondelli vince, lui che è nato a luglio 2002 ed è il pilota più giovane nella Daia del Gas Car Series. 15 secondi di penalità per Giardina per aver ignorato le bandiere blu, quindi violazione della regola 4.A più l'aggravante perché ha comportato il testacoda di Aurucci. Comeback bonus per Valieri, Zanichelli e Bignozzi. Che finale assurdo. E questi sono i risultati, questo è il podio. Tondelli, Aurucci, Occhi, prima, seconda e terza posizione. Dopodiché abbiamo Salvadori, Campana, Valieri, Fantini, Zanichelli, Ftuni, Melis in top 10. Giro veloce per Aurucci in 58.952, vuol dire che ottiene un punto bonus. Successivamente abbiamo dall'11° posto in poi Domi, Bignozzi, Carzeri, Dalla Libera, Milan, Giardina, Canella e Baratella. È arrivato il momento di pensare a gara 2. Il clima è più infuocato che mai a Bolzano. Se non vedete un dopo gara, a differenza di Pomposa e di quasi tutte le altre, è perché non so a chi sia venuta la brillante idea di fare tutto di fila. Io con la febbre 39 avuta 2 giorni prima ero proprio wow, che bello, non vedevo l'ora. Dunque, facendo tutte le sessioni di fila, purtroppo non c'era il tempo di scendere dal kart e dire ah, io ho fatto bene, io ho fatto cagare, mi è successo questo, quindi niente dopo gara. Il video finisce qui di gara 1 e vi aspetto per gara 2.